guarda che c'è l'orsetto. Alcuni genitori mi chiedono: perché il mio bambino non vuol farsi cambiare il pannolino? Cosa posso fare? A volte il cambio del pannolino è un momento un po' stressante, lo è statisticamente per i bambini pretermine, ma un po' per tutti i neonati. Intendiamoci, è uno stress normale in un momento in cui è tutto nuovo per il neonato. La scienza misura questo stress tramite il cosiddetto ormone dello stress, il cortisolo. Il cortisolo gradatamente si riduce man mano che l'attività diventa sempre più normale per il neonato nelle prime settimane e può trasformarsi anche in un'attività piacevole per la mamma con il bambino. A volte però lo stress non si riduce. Ce ne accorgiamo perché il neonato scalcia, strepita, stringe le gambette, rischia di cadere dal fasciatoio. E per il bambino più grande può esserci una crisi di rabbia, volersi togliere il pannolino, fino ad arrivare anche a colpire il genitore. Allora vediamo come fa Sonia, la mamma di Dario, che qui nel video ha 4 mesi. Guarda il pannolino. È tuo, sai questo? Sonia usa la voce con un tono morbido ma fermo, ripetendo guarda, guarda. Con una spinta gentile cerca di focalizzare l'attenzione di Dario, che a quest'età è molto fluttuante, sul pannolino e sul momento presente. È il tuo pannolino? E ti piace il pannolino, eh? Chi c'è stavolta? L'orsetto? C'è l'orsetto? Allora sai che lo puoi toccare, lo puoi prendere tu il pannolino, sai? Con le tue manine. Guarda. Di nuovo notate come Sonia utilizza un tono esageratamente alto, inadatto per un rapporto con un adulto che direbbe ma mi hai preso per scemo, e a volte qualche genitore si sente o pensa di essere un po' stupido a parlare in questo modo al neonato. Ma non è così, anzi la ripetizione di frasi brevi, questa intonazione avvolgono il neonato come in una coperta calda, in una cornice di sicurezza. La scienza chiama questo modo di parlare mothering, potremmo tradurlo come mammese, il linguaggio della mamma, o baby talk, il linguaggio del bambino. Questo funziona con bambini tranquilli, dove il cambio pannolino può dare qualche difficoltà solo nelle prime settimane, ma anche e soprattutto con i bambini apparentemente più in difficoltà, perché non è un fatto di carattere, il carattere si svilupperà più tardi. Il genitore quindi può usare una delle armi più potenti a sua disposizione, la voce, per ridurre lo stress del neonato. Ma attenzione, durante il cambio pannolino possono capitare degli incidenti. Eccolo lì. Bravo Dario, bravo! Era proprio quello che dovevi fare. Ti senti meglio adesso? Stai bene, sì. Anche se durante il cambio pannolino possono capitare piccoli incidenti, come è successo a Dario, mantenete un tono calmo e sereno. E il genitore deve gestire la situazione. Spesso dentro abbiamo una pressione a fare veloce, a fare prima. Magari perché siamo soli in casa, non abbiamo sufficiente aiuto, soprattutto con un neonato non bastano mai gli aiuti. E allora attenzione, perché più veloce volete fare la cosa e più lenta rischiamo che vada. Quindi, riassumendo, primo, allenatevi a uno degli strumenti più potenti che ha il genitore, il baby talk. Secondo, pannolino come giocattolo anche fuori dal fasciatoio. Per il bambino più grande può fare il cambio delle bambole, un'attività che diverte sia i maschietti che le femminucce. Terzo, cercate di mantenere la calma almeno nel tono della voce nelle situazioni per voi un po' più stressanti, come i piccoli incidenti o il cambio fuori casa. Se avete dubbi, domande, commenti sul sonno, l'allattamento, il pianto eccessivo, lo sviluppo del carattere nei primi anni, scrivetemi a ilmiobambino@fabrizioguidi.it.